I social esplodono. Demet Özdemir ha detto la sua su Can Yaman e da quel momento nulla è stato più silenzioso. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di addentrarci, se vi piacciono le verità che scivolano fuori dai set quando nessuno se le aspetta, iscrivetevi e sosteneteci, amici. Ci sono rivelazioni che nessuno prevede ma che, una volta pronunciate, cambiano l'aria nella stanza. È successo proprio così con le parole improvvise, candide e pure potentissime, con cui Demet Özdemir ha raccontato un dettaglio su Can Yaman. Non era una dichiarazione d'amore preparata, non era un litigio, non era una bomba lanciata con calcolo. Eppure, è sfuggita dalle pieghe del dietro le quinte e ha incendiato il web, trasformando un piccolo ricordo in un argomento gigante. Un'abitudine segreta tra una ripresa e l'altra. Con questa frase, Demet ha agganciato l'attenzione di tutti. Cosa significa davvero? Perché nessuno ne aveva parlato prima? E perché dirlo adesso? L'uomo che per anni abbiamo visto sullo schermo come intenso, concentrato, controllato e gelosissimo della propria privacy, lontano dagli eccessi delle interviste. È forse un'altra persona quando scendono le luci e restano solo i rumori del set? In questo video ripercorreremo il contesto in cui Demet ha lasciato cadere quella frase, osservando da vicino il vero modo di essere di Can tra ciak e luci, e capiremo perché poche parole, in apparenza innocue, si siano trasformate in un detonatore social. Chi ama sapere cosa accade quando la cinepresa si spegne, chi cerca quella parte umana che non passa dai comunicati stampa, non può perdersi ciò che segue. Perché questa storia va oltre il pettegolezzo rapido. Racconta intimità professionali, gesti, piccoli rituali, e il modo in cui un set intero può vibrare al ritmo di un solo dettaglio. La frase inaspettata è arrivata. Demet ha parlato e il retroscena si è schiuso. Nel mondo del gossip ci sono verità che non immagini di voler sapere finché qualcuno non le dice. La sua non è stata una confessione meditata, non c'era la teatralità del proclama, non c'era l'urgenza di una smentita. È uscita nel mezzo di una conversazione distesa, in quella zona sincera in cui il tono si abbassa e i ricordi fanno capolino. Ma gli esiti sono stati sorprendenti. Con un particolare condiviso sul periodo in cui lavorava con Can Yaman allo stesso progetto, Demet ha rimescolato l'intera timeline dei social. Quello che accadeva tra i ciak, la sua postura invisibile ai titoli, un lato suo che fino a quel momento nessuno aveva descritto così. Tutto è emerso nella scia di un'unica frase, attenuata eppure precisa. Da quel momento la domanda è rimbalzata ovunque. Chi è Can quando nessuno lo guarda? L'immagine pubblica di Can Yaman la conosciamo. Intenso, fisico, disciplinato, attento a non concedere troppo del privato, incline a tenere una linea netta tra sé e l'eco indiscreta del chiacchiericcio. Parlava poco, lasciava parlare i ruoli. Ma in controluce, dietro a quell'armatura, Demet ha descritto un uomo diverso. Energico, trascinante, con una punta di ironia irresistibile e soprattutto ancorato a una routine che non sapeva abbandonare neppure nei 15 minuti di stacco. Una prassi che, a forza di ripetersi, finiva per contagiare tutti e cambiare il clima del lavoro, come una musica che, senza che te ne accorga, diventa il sottofondo della giornata. Che cos'era, allora, questa abitudine segreta tra una ripresa e l'altra? Secondo Demet, Can trasformava ogni pausa in un piccolo rituale. Teneva in un angolo del set un bricco per il caffè turco e un fornellino portatile. Appena sentiva stop, si spostava là, accendeva la fiamma, dosava il caffè con una cura quasi devota e lasciava che l'aroma invadesse il corridoio. Nel frattempo, appoggiava il telefono a un supporto improvvisato, metteva una canzone d'epoca, spesso italiana, e, come se fosse la cosa più naturale del mondo, invitava chi passava a fermarsi. Non contento, quando la musica saliva, sfidava il macchinista o il tecnico del suono a una serie di flessioni lampo. Dai, 3 minuti e torniamo in scena. In quel breve spazio, il set si riempiva di risate, tazzine, sudore leggero, battute a mezza voce. A volte portava anche con sé una vecchia Polaroid, scattava foto di gruppo, le firmava dietro e le infilava in una scatola, come se volesse salvare il momento prima di rientrare nella concentrazione dell'azione. Perché questa frase ha acceso tanto interesse? Perché, nelle parole di Demet, non c'era solo il gesto di un attore che si prepara. C'era l'idea di una persona che, tra un primo piano e l'altro, costruisce un tempo tutto suo e lo offre agli altri. C'era l'inaspettato.
I fan si sono divisi, c'era chi trovava il tutto tenero e umano, chi sosteneva di averlo intuito da tempo, e chi, al contrario, si chiedeva come avesse potuto restare nascosto per così tanto. Eppure, il filo comune era evidente. Quel racconto scoperchiava una parte di Khan raramente discussa apertamente, sfuggita ai riflettori per anni. Perché Dimet lo ha detto adesso? In questo mondo, il quando pesa quanto il cosa. Ogni attore sa che tempi e sfumature fanno la differenza. Stando a chi le è vicino, Dimet da qualche tempo ha scelto un tono più rilassato, meno filtrato, più vero. Non nasconde i dettagli di lavorazione, ma ne parla senza mettere nessuno in imbarazzo, senza trasformare in scandalo ciò che è semplicemente umano. È una postura nuova, che si sente anche in questa rivelazione. Non una freccia avvelenata, bensì un sorriso raccontato. Non un'accusa, ma un piccolo quadro quotidiano. In altre parole, un'osservazione. I social però hanno fatto il resto. Il racconto ha reso i protagonisti più vicini. Ha ricordato a tutti che dietro ai ruoli perfetti ci sono individui con manie innocue, con microcerimonie che li tengono centrati. Da quando le parole di Dimet hanno iniziato a circolare, la rete si è spezzata in due correnti. Una si è sciolta in entusiasmo. Ecco perché l'energia sul set sembrava sempre vibrare. L'altra si è stupita. Com'è possibile che sia rimasto un segreto? In poche ore sono spuntati meme sulla moka in corridoio, montaggi video con musiche vintage, e thread in cui si analizzavano scene alla ricerca di sguardi complici tra un sorso di caffè e l'altro. Il tema ha scavalcato le pagine di gossip ed è finito tra gli argomenti caldi del giorno. Perché le pause sul set sono così importanti? Da fuori sembrano parentesi, respiri tecnici. Per chi ci vive dentro, invece, sono il vero laboratorio delle relazioni. È lì che si allentano i muscoli, che salgono le battute, che gli attori mostrano il carattere oltre la scena. Ed è lì che si sente quanto un'abitudine possa farsi atmosfera. Quello che Dimet ha descritto non è solo un gesto. È il modo in cui un gruppo diventa squadra. Qualcuno segnava il tempo, qualcun altro reggeva le tazzine, qualcuno fingeva di allenarsi solo per farsi coinvolgere. E quando il regista richiamava tutti al set, l'energia era diversa, più calda, più insieme. Non è un caso che, nel descriverlo, Dimet abbia usato un tono leggero. Non c'era malizia. C'era affetto. C'era anche quel pudore gentile di chi sa che sta parlando di qualcosa di intimo e, proprio per questo, misura le parole. Eppure, il risultato è stato clamoroso. Si è aperta una finestra su un Kenyomen che, dietro la disciplina d'acciaio, cerca le persone. Che trasforma un corridoio in una piccola cucina, un angolo buio in una palestra improvvisata, una pausa in un momento da ricordare. Un uomo che, mentre tutti aspettano il Chuck, si fa regista di umanità. C'è stato anche chi ha letto in quella routine un bisogno di centratura personale. Un modo per scaricare la tensione, per portare il corpo al livello della mente, per rallentare i battiti prima di tornare sotto la pressione del primo piano. Dimet, tra le righe, lo ha fatto capire. Quell'abitudine non era capriccio, era ancora. E quando lei racconta di come, tra una battuta e la successiva, Khan le porgesse una tazzina e un'occhiata tipo ci siamo, si intuisce la complicità. Non quella che si mette in vetrina, ma quella che nasce dal fare insieme. Con il crescere della discussione, qualcuno ha chiesto se quella rivelazione fosse un modo per riaccendere vecchie chiacchiere. La risposta sta nel tono. Se fosse stata una manovra, avrebbe avuto spigoli diversi. Invece ha avuto la morbidezza dei ricordi veri. E a chi ha provato a leggere tra le righe una polemica, Dimet ha risposto lasciando parlare il contesto, niente allusioni taglienti, niente punte amare. Solo la fotografia di un piccolo rito diventato, col tempo, segno di squadra. Molti hanno ricordato come l'energia tra Dimet Özdemir e Can Yaman sul lavoro fosse evidente già sullo schermo, ma ora la luce si sposta dietro. Sul modo in cui si preparavano a condividere la scena, su come quell'abitudine aprisse un varco di serenità prima della tempesta emotiva di ogni sequenza. Anche i membri della troupe, pur senza esporsi, hanno lasciato trapelare un sorriso in certe storie, con foto di tazzine, con canzoni d'epoca a fare da sottofondo, come a dire, sì, c'era qualcosa nell'aria, e faceva bene a tutti. Perché questa rivelazione ha scalato le tendenze? Perché, a differenza delle grandi smentite o dei rumor gonfiati, qui c'era una verità minuta, riconoscibile. Gli spettatori hanno ritrovato una parte di sé.
Chi non ha un piccolo gesto che lo riporta a casa quando il giorno si fa complicato? E vedere quel gesto addosso a un volto iconico, sentirselo raccontare da chi gli è stato accanto, ha tolto distanza. Ha reso possibile immaginare il silenzio tra un'azione e un stop. Riempirlo con l'odore del caffè, con il ritmo di una musica, con la risata che rompe la tensione. Certo, c'è stata anche la solita domanda: perché svelarlo adesso? Forse perché i tempi sono maturi, forse perché le persone cambiano e con loro il modo di raccontarsi. Dimet negli ultimi mesi ha spesso scelto la via della trasparenza gentile. Non per spettacolarizzare, ma per restituire. Raccontare anche il non detto, purché non ferisca. E in questo caso la misura è stata perfetta. Nessun eccesso, nessuna esagerazione. Solo la lingua di chi c'era. A chi cerca lo scandalo, lo diciamo chiaramente, qui non ce n'è. Qui c'è la cronaca di una quotidianità che, una volta svelata, fa rumore perché è vera. E a chi si chiede se Khan abbia reagito, basti sapere che il silenzio scelto dice più di molti post. Lui, abituato a tenere il privato al riparo, non ha avuto bisogno di difendersi. In fondo, cosa c'era da difendere? Una moka, una musica, 4 flessioni, una foto scattata in fretta. La geometria semplice di un momento buono. Mentre la rete si riempiva di interpretazioni, un dettaglio è diventato simbolo, la scatola delle Polaroid. Pare che, di tanto in tanto, Khan la apra e ne scelga una. Non la posta, la guarda, la rimette a posto. C'è un rispetto del ricordo che non ha bisogno di essere esibito. E forse è proprio qui la chiave. La complicità tra Dimet e Khan non si misura a like. Si riconosce nelle abitudini che restano, nei piccoli gesti che sopravvivono alle stagioni. Le pause sono importanti perché, dentro la macchina del set, sono il tempo in cui la persona torna persona. Sono il luogo in cui un attore si scrolla il personaggio di dosso e, per qualche minuto, rientra nella propria pelle. Quello che Dimet ha consegnato al pubblico è l'immagine di un uomo che, per ritrovarsi, crea un piccolo rito e lo condivide. Non per mettersi al centro, ma per allargare il centro a tutti. È un modo di guidare senza comandare, di unire senza dichiararlo. E ora che la frase è uscita, non rientrerà più. Resterà come restano certe note di una canzone quando chiudi la porta e le senti ancora. Resterà nelle discussioni tra fan, nelle pagine in cui si prova a decifrare ogni sguardo, nella memoria di chi era lì. Ma resterà anche, e soprattutto, come promemoria che i miti sono fatti di cose piccole. Un cucchiaino di zucchero, un bricco, un ritornello, 3 minuti e si torna in scena. Noi di Stelle Turche Rivelate possiamo dirvi una cosa: a volte, per capire i grandi personaggi, basta guardare come vivono i momenti piccoli. Dimet Özdemir lo ha fatto, con una sincerità quieta che ha attraversato la rete. E la rete, per una volta, ha rallentato per ascoltare. Non servivano proclami, bastava un profumo di caffè per riempire un intero racconto. La verità è che, quando qualcuno ti apre una porta e ti fa vedere la cucina del set, impari più che da 1000 prime serate. E allora sì, i social esplodono. Ma lo fanno con il calore di una storia che avresti voluto sentire da sempre. Alla fine, di questa abitudine segreta tra una ripresa e l'altra resterà l'eco di ciò che davvero conta. Un gesto che ti riporta al centro. Una complicità che non ha bisogno di parole. Una pausa che diventa casa. Il resto, le interpretazioni, le onde, passeranno. Quel profumo, invece, resterà sospeso. E ogni volta che penserete a Dimet e Khan insieme su un set, vi sembrerà quasi di sentirlo di nuovo, come se la moka fosse ancora sul fuoco e qualcuno, da un angolo, sussurrasse. 3 minuti, e poi si ricomincia.